Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come potete vedere con i tarocchi delle opposizioni. Che cosa andremo a chiedere a questo particolarissimo mazzo? Non è mai più tornato. Perché? E cosa pensa di me ad oggi? Pensa di tornare? Pensa anche semplicemente di scrivermi? Pensa anche semplicemente di chiarire? Vorrebbe di nuovo qualcosa in più? Cerchiamo di capire se lo farà. E ovviamente anche il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. Quindi, questa è una stesa rivolta in particolar modo a tutte coloro che non sentono, non vedono una persona da tempo, quindi non da 2 giorni, una persona che non vi ha più cercato e non è più tornata da voi, magari dopo un litigio o dopo una chiusura o una rottura. Inaspettatamente, cioè questa persona inaspettatamente non è più tornata da voi, anche magari di fronte ad un banale litigio. Quindi cerchiamo di capire perché questa persona si sia praticamente bloccata, volatilizzata. Cerchiamo di capire questa persona da un punto di vista proprio caratteriale come sta vivendo questo momento, come vive evidentemente gli allontanamenti e soprattutto che immagine ha di voi, se ha voglia di tornare da voi, se lo farà. D'accordo? Ovviamente questo video, ragazzi, sarà un video a stesa variante unica. Voi ovviamente sapete che io sul canale tendo ad alternare video a 2 varianti o anche a 4 varianti, a video a variante estesa unica. Quindi in questo caso, quest'oggi ovviamente è un video a variante unica. Per chi comunque sia interessato alla doppia variante, io comunque ho creato 2 playlist, oltre ovviamente a tutte le altre, riservate unicamente alle stese a 2, 3 o 4 varianti. Quindi ovviamente siete liberi di scegliere quale video ovviamente vedere. Dunque, per il principio di sincronicità iniziamo appunto a mescolare gli arcani e dunque per chiunque scelga questo video incappi casualmente in questa stesa cerchiamo di capire perché una persona a cui ovviamente voi tenevate non è più tornata e se ovviamente lo farà. Cosa trattiene questa persona dal richiamarvi, dal ricercarvi? Perché questa persona inaspettatamente si è fermata, si è bloccata, è scomparsa, non è più tornata. Vediamo un po'. Perfetto, ora possiamo appunto iniziare a stendere le carte sul tavolo di stesa, secondo appunto un metodo che vi spiegherò carta per carta, dettaglio per dettaglio, dunque non vi preoccupate, un metodo che comunque ho già usato ovviamente diverse volte sul canale, proprio il metodo classico, diciamo, dei ritorni. Dunque, perfetto, allora, come sempre allontaniamo ovviamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere qui abbiamo 5 coppie di carte, quindi un totale di 10 carte.
Questo è il metodo, diciamo, a ventaglio che io uso molto spesso sul canale, proprio in riferimento ovviamente ai ritorni. Dunque, prima coppia di carte, ovviamente inerenti alla personalità dell'individuo in questione. Quindi, come sta, diciamo, vivendo, reagendo a questi giorni di chiusura e ovviamente di allontanamento. Seconda coppia, cerchiamo di capire come vede voi, cioè l'immagine che questa persona ad oggi ha di voi. Terza coppia, cerchiamo di capire come agirà nell'immediato futuro, quindi entro breve tempo, questa persona. Posizione centrale, l'esito finale, cioè se questa persona si farà sentire, vi cercherà e come procederà e proseguirà il vostro rapporto. Ultima coppia fondamentale, il consiglio dato a voi dagli arcani, cioè cosa dovreste e non dovreste ovviamente fare in riferimento a questa situazione. D'accordo? Dunque, iniziamo dalla prima coppia di carte. Come questa persona sta vivendo il momento presente, l'allontanamento da voi. Male dir poco, Guardate, questa carta è il 7 di spade, il famigerato 7 di spade, sul 5 di coppe, che è una carta altrettanto negativa. Nonostante sia una carta di coppe, il 5 di coppe è, diciamo, a mio avviso anche la peggiore tra le carte di coppe. Peggiore anche del 4 di coppe. 4 di coppe indica la noia. Il 5 di coppe indica appunto, a seguito di questa noia, comunque un momento di apatia, tristezza, il, diciamo, cercare qualcos'altro, diciamo come distrazione o comunque dedicarsi a qualcos'altro in maniera tale da non pensare e quindi non riflettere, quindi non approfondire una questione, quindi non acquisire consapevolezza, quindi non acquisire saggezza e soprattutto maturità. Il 5 di coppe indica quindi una personalità incapace, diciamo, nel prendersi le proprie responsabilità. Il 5 di coppe è tipico degli individui superficiali, cioè persone che, diciamo, nel momento in cui hanno per esempio attraversato un momento particolarmente negativo, dato veramente dal 7 di spade, quindi sicuramente questa persona non sta vivendo un momento positivo della sua vita, anzi direi molto negativo. Ecco che come sta reagendo a questa negatività in maniera altrettanto negativa, cioè questa non è una persona che si ferma a pensare, non è una persona che si guarda allo specchio e ovviamente cerca di capire dove magari possa anche aver sbagliato. No, questa è una persona che preferisce non pensare. È una persona che evidentemente ha anche una straordinaria fiducia nel tempo, nel futuro, cioè pensa che comunque lasciando passare del tempo prima o poi le cose possano migliorare, diciamo, no? Che le situazioni prendano una piega giusta senza dover lui effettuare un intervento particolare. È chiaro che, ragazzi, un atteggiamento così sciocco e così superficiale accanto ad un 7 di spade non fa altro che acuire le problematiche del 7 di spade, perché il 7 di spade assieme al 5 e al 10 di spade sono carte molto molto pesanti che rappresentano difficoltà a tutto tondo, cioè non c'è un solo ambito settore che possa avere in qualche modo interessato o che possa interessare queste difficoltà di questa persona, cioè i problemi di questa persona possono far parte sia dell'ambito professionale che dell'ambito personale, familiare, piuttosto che sentimentale, piuttosto che economico-finanziario, cioè questa persona evidentemente sta vivendo un periodo molto difficile
in uno o più ambiti, perché non è una carta negativa, per esempio, di bastoni o di denari, per cui vi avrei detto ha problemi grossi in ambito economico-finanziario. Non c'è una carta di coppe inerente, per esempio, alla famiglia o a situazioni familiari difficili. Qui abbiamo un 7 di spade, quindi diciamo più di una situazione negativa, ovviamente però non gestite bene perché è una persona molto infantile. 5 di coppe è una persona totalmente inconsapevole e soprattutto incapace di prendersi le responsabilità di quello che combina. Cioè, nel caso in cui il vostro rapporto sia finito per causa sua o a seguito di una lite che questa persona, lui ha causato, ok? Ecco che questa persona non ci sta proprio pensando, cioè non sta dando la colpa a se stesso, cioè qui non abbiamo l'eremita, non abbiamo una persona adulta e matura, spero in futuro sì però, perché per ora abbiamo una persona che vive nella totale superficialità. Il 5 di coppe, vi ripeto, sono le distrazioni, cioè sta cercando di pensare ad altro, di uscire con gli amici, di avere un atteggiamento, vi ripeto, molto infantile. Il 5 di coppe rappresenta generalmente anche una persona che si rifugia dalla famiglia, cioè potrebbe chiedere aiuto ai propri familiari. Quindi una persona molto infantile che ha bisogno sempre del supporto dei familiari, cioè potrebbe essersi rifugiato da mamma e papà oppure da fratelli e sorelle, d'accordo? È una persona che da sola non riesce bene a camminare, è una persona che non trova dentro se stessa, ovviamente, le giuste motivazioni perché? Qual è la caratteristica del 5 di coppe? Cosa sta facendo questa ragazza? Sta guardando soltanto i 2 vasi pieni, ma non sta guardando quelli caduti, i 3 vasi caduti a terra. Quindi questa è una persona che si concentra solo su quelle poche cose che vanno bene nella sua vita e si getta in quelle senza cercare di capire perché però gli altri vasi siano caduti e magari di riaggiustarli o se non altro di riportarli in posizione verticale. Quindi è una persona molto superficiale che non sta mai ad approfondire bene le situazioni negative, le vuole accantonare, non ci vuole pensare, non vuole soffrire questa persona e quindi rimane sempre sulla superficie, non affronta mai problemi questa persona, quindi non si prende mai nemmeno le responsabilità. Ecco, un atteggiamento del genere con un 7 di spade può essere mai un atteggiamento proficuo, ma figuriamoci, è un atteggiamento negativissimo. Difatti, appunto, abbiamo il 7 di spade. Perché? Vi dico appunto, perché il 7 di spade è una carta che parla di un atteggiamento del soggetto della stesa non pulito, un atteggiamento non chiaro, un atteggiamento non sincero, perché il 7 di spade parla di escamotage, vie altre, che una persona prende per, diciamo, evitare di confrontarsi con ciò che ha fatto. Quindi questa è una persona che sta raccontando menzogne anche a se stessa, cioè sta raccontando questa persona menzogne anche su come possa essere andata fra di voi e sta raccontando menzogne anche agli altri. Nel caso in cui questa sia la storia riferita ad una persona impegnata, il 7 di spade riferisce a menzogne che lui sta riportando, per esempio, alla compagna ufficiale, per cercare magari di evitare che la donna possa in qualche modo sospettare della vostra relazione. Cioè questa potrebbe essere una persona, nel caso in cui sia la storia di una persona impegnata, ecco, potrebbe essere una persona che si sia allontanata momentaneamente da voi per cercare
diciamo, di appianare l'appianabile con la compagna ufficiale, perché ha paura di essere scoperta. D'accordo? Perché ha paura che le sue menzogne vengano scoperte. Questa è, a mio avviso, una persona che ha veramente poco coraggio, È una persona un po' codarda, è una persona un po' vile, che, diciamo, come tipico del 7 di spade, che è la carta del ladro, diciamo, tende a ingannare, tende a tradire e non vuole affrontare certe situazioni, quindi scappa, si nasconde, lancia il sasso e nasconde la mano. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che sta vivendo dei contrasti pesanti, quindi ha delle grosse difficoltà, vi ripeto, in più ambiti. Però ragazzi, mi viene da dire, se lo merita, perché non le sta affrontando in maniera corretta questa persona, non sta lottando, non sta facendo i giusti sacrifici, non si sta fermando a pensare. Questa è una persona che, diciamo, molto spesso ha un atteggiamento, vi ripeto, troppo superficiale, non va a fondo nelle questioni, nelle situazioni, preferisce mentire a se stesso, preferisce mentire agli altri, non vuole affrontare persone con le quali può aver avuto per esempio un diverbio, cioè voi ad esempio, non vuole affrontare le responsabilità di aver combinato un gran pasticcio, quindi è la classica persona che tende, preferisce scappare, nascondersi come tipico della carta del ladro, piuttosto che effettivamente manifestarsi. Ora ragazzi, in seconda posizione, quindi ovviamente seconda coppia di carte, cerchiamo di capire questa persona che cosa ovviamente pensa di voi. Qui abbiamo il 7 di bastoni, adesso vi spiego perché ho sorriso, e la ruota di fortuna. Allora, 7 di bastoni perché questa persona sa che nel caso in cui ovviamente si faccia risentire, ecco, non vi troverà, diciamo, particolarmente belligeranti, però diciamo che poco ci manca. Cioè, il 7 di bastoni, guardate, è una persona che è pronta a difendersi e a colpire, quindi questa persona sa che tornando da voi non vi, diciamo, troverà così, ecco, tranquille e serene, d'accordo? Ma ci sta, voglio dire. Quindi è una persona che teme uno scontro, teme un litigio che, vedete, in accezione negativa possa diventare qualcosa di sterile e che possa portare alla chiusura definitiva di ogni possibilità di ritorno da voi. E voi ovviamente mi chiederete, vi state chiedendo, ma perché vuole tornare? E certo, qui abbiamo la ruota di fortuna, ma peccato che quando ne avrà voglia lui e quando lui lo riterrà opportuno, la ruota di fortuna. Cioè, questa persona ovviamente vuole trovare il momento giusto, ruota di fortuna, da cogliere al volo, quindi anche forse l'occasione, la scusante giusta da cogliere al volo per potervi riagganciare. Peccato che la ruota di fortuna non si riferisce mai ad un'azione del soggetto, quindi non è il mago, ok? Ma è il fato, il destino, la fortuna. Quindi questa persona spera che il destino gli dia la possibilità di potervi rivedere, risentire, comunque di potersi riaffacciare a voi. Occasione propizia che lui ovviamente vorrà cogliere al volo, pur sapendo che obiettivamente però vi troverà sulla difensiva, perché il 7 di bastoni, come vi ho detto poco fa, rappresenta chi si difende, ma soprattutto chi si sa difendere. Allora, questa cosa a lui piace molto. Parliamo di bastoni, cioè questa persona è molto eccitata, diciamo, dalla vostra forza e dal vostro coraggio. Ed è una persona che ovviamente sa che vi troverebbe comunque, diciamo, non proprio tranquille e serene, pronte a difendere voi stesse ovviamente e ciò in cui credete, cosa che lo farebbe cedere e ovviamente riavvicinare immediatamente ruota di fortuna a voi. Perché questa persona ama, adora
terribilmente il vostro modo di credere in ciò che fate, credere in ciò che dite. Perciò questa persona vi stima 7 di bastoni, è una persona che vi vede forte, vi vede coraggiosa, forse perché lui non lo è. Cioè voi siete totalmente opposte a lui. Lui è un codardo, voi siete delle persone coraggiose. Quindi questa persona ovviamente in questo momento sa che nel caso in cui possa richiamarvi avrebbe pan per i suoi denti, cioè troverebbe sicuramente una persona pronta a ovviamente mettere i puntini sulle i. Quindi sa che voi non gliele lascereste passare e di conseguenza preferisce attendere, anche perché, vi ripeto, è un momento un po' difficile. Ecco che la ruota di fortuna rappresenta ovviamente però proprio il desiderio di rivedervi e di riprendere un ciclo, la ruota, un nuovo ciclo con voi. Quindi questa persona ha voglia di risentirvi e ha voglia di rivedervi e avrebbe voglia di riprendere anche proprio una storia, una frequentazione ovviamente con voi. Però, vi ripeto, senza troppa fatica. Ha bisogno e sente in questo momento di avere appunto la necessità che possa essere la ruota di fortuna, quindi il destino, a dargli una mano. Per questo 7 di spade? Sì, a mio avviso, diciamo più per questo 5 di coppe, cioè perché è una persona superficiale, non tanto, diciamo, per queste problematiche. Sì, ne ha, col 7 di spade, però vi ripeto, è lui che non le sa affrontare, ragazzi, parliamoci chiaro, tutti abbiamo momenti molto duri della vita, ma chi non ne ha avuto anche solo uno? Però questa persona lo sta affrontando o li sta affrontando veramente in maniera molto errata. Però vuole un cambiamento, sì, la ruota di fortuna, assolutamente sì, vuole, diciamo, una ciclicità maggiormente fortunata con voi e ha intenzione di sfruttare le situazioni che ovviamente in qualche modo potrebbero evidentemente raggiungervi. Cioè questa persona evidentemente conosce molto di voi, magari delle vostre abitudini, di conseguenza diciamo che dà già quasi per scontato il fatto che riesca comunque a riagganciarvi, cioè che arriverà il momento giusto ovviamente per potervi rivedere. D'accordo? Quindi diciamo che per quanto riguarda il vostro rapporto ha comunque una visione ancora molto ottimistica. Chiaramente questa persona ovviamente pensa che prima o poi, come vi dicevo all'inizio, situazioni vadano a migliorare, facendo passare un po' di tempo, con l'aiuto magari della dea bendata, le cose poi si sistemano. Quindi sicuramente è una persona che ha voglia di risentirvi, però obiettivamente vi teme, perché chiaramente teme in voi comunque una degna avversaria. Ecco, una degna avversaria soprattutto per quanto riguarda le parole, perché il 7 di bastoni si riferisce ai discorsi e colloqui. Quindi questa persona sa che sicuramente voi sareste vincenti ovviamente nel vostro recriminare comportamenti sbagliati in riferimento a lui, cioè questa persona sa che voi avete evidentemente una dialettica talmente eccellente da in qualche modo riuscire a vincere qualsiasi, diciamo, contesa, d'accordo? Questa persona sa che a parole ovviamente voi riuscireste a vincere a mani basse. Quindi teme anche di affrontarvi perché lui non ha argomenti. Come potrebbe, ragazzi, giustificare un non ritorno? D'accordo? Quindi teme proprio quello che voi potreste recriminare, quello che voi potreste dirgli, rinfacciargli, perché sa che voi ovviamente avete pienamente ragione. D'accordo? Ora vediamo invece in appunto questa terza posizione, questa terza coppia di carte, appunto, questa persona che cosa però farà nell'immediato futuro. Qui abbiamo il 7 di coppe
E qui abbiamo l'imperatrice. Allora, sicuramente ragazzi, questa persona con questo 7 di coppe, con questa imperatrice, ovviamente vi cercherà, quindi farà sicuramente di tutto per ricercarvi e ovviamente per richiamarvi, per ricontattarvi. E sicuramente, vi ripeto, questa è una persona che lo farà proprio perché in realtà voi gli mancate. Perché il 7 di coppe parla proprio, vedete, della nostalgia. Parla proprio di una persona che obiettivamente ha voglia di risentirvi, ha voglia di rivedervi ed è una persona che, diciamo, senza di voi ha vissuto, vedete, un momento di spaesamento e confusione. Quindi è una persona che ovviamente ha voglia di, diciamo, in qualche modo mettere pace, creare un'oasi di dolcezza, di tenerezza, di pace nella sua vita, che obiettivamente è una vita condotta male, d'accordo? Quindi è lui causa in particolar modo del suo stesso mal, però obiettivamente è anche una persona che evidentemente ha bisogno di pace e di guarigione. C'è un momento molto difficile, anche proprio legato all'allontanamento da voi, perché qui abbiamo il 7 di coppe, effettivamente c'è. Però è ovvio che questa persona ha vissuto un momento di spaesamento. L'imperatrice è una carta che parla ovviamente di contatti, è una carta che parla in qualche modo di, diciamo, un grande desiderio anche fisico, perché è una carta che parla di passione, una carta che parla di amore, una carta che parla di evoluzione, è il terzo arcano maggiore, quindi evoluzione, fecondità, abbondanza. Quindi sicuramente è una carta di successo, tra l'altro ha tempistiche anche piuttosto veloci l'imperatrice, quindi evidentemente questa persona non vi ricercherà fra mesi o anni, d'accordo? Quindi le tempistiche sono veloci, però è chiaro che comunque il 7 di coppe parla di un certo rallentamento rispetto purtroppo, ahimè, alle tempistiche dell'imperatrice, quindi va un po' a rallentare, diciamo, le tempistiche dell'imperatrice, perché il 7 di coppe parla di una riflessione, una scelta in riferimento al come, dove, quando tornare e farsi risentire. Ora, nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, ecco che questa persona deve riuscire a capire, a scegliere la strada giusta. Quindi potrebbe questa persona essere andata un po' in crisi in riferimento, diciamo, all'avere voi e la compagna ufficiale. Quindi parla di, diciamo, scelte in ambito affettivo il 7 di coppe. È chiaro che il 7 di coppe è la carta del pensiero, quindi questa persona vi sta pensando tanto, e ha una forte malinconia e nostalgia nei vostri confronti e in futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sentirà sempre di più il bisogno di ritornare da voi. Il 7 di coppe è anche la carta, vedete, dei sogni, delle speranze. Quindi questa è una persona che spera anche di poter riprendere un discorso che sia proficuo, l'imperatrice. Quindi è chiaro che questa è una persona che ha voglia di rivedervi. Entrambe sono carte che parlano di incontri, di sviluppi insperati e di riappacificazione. Il 7 di coppe parla anche di un rapporto che si riallaccia dopo un periodo di crisi, di rottura o allontanamento. E quindi sicuramente questa è una carta che parla ovviamente di un momento importante che imporrà a questa persona il fermarsi finalmente a riflettere, perché vi ripeto che il 7 di coppe è una carta di riflessione. Quindi tutta quella riflessione che questa persona non ha ovviamente portato avanti sino ad ora, ce l'avrà per fortuna in futuro. Attenzione ragazzi che nel caso in cui questa sia la stesa di una persona impegnata,
Quindi nel caso in cui la vostra sia stata una storia con una persona impegnata, questa persona tornerà da impegnata, perché il 7 di coppe generalmente si riferisce, diciamo in amore, anche a storie non del tutto libere, belle, felici, che riprendono, ma non del tutto libere. Quindi nel caso in cui la vostra sia stata una frequentazione nascosta, continuerà ad esserlo. D'accordo? Ecco, il 7 di coppe parla di una comunicazione importante, quindi attenzione a tutto quello che questa persona vi dirà, perché sarà fondamentale per capire o anche estrapolare le reali motivazioni del suo blocco e del suo fermo. Però fondamentale è che il 7 di coppe è una carta di riflessione, quindi per fortuna questa persona inizierà a pensare, meno male, e lo farà proprio in virtù della grande nostalgia e desiderio che ha di voi, perché l'imperatrice parla anche di passione. Vi ripeto, questa è una persona che ha intenzione, ovviamente, di tornare da voi, ma, vi ripeto, è una persona che lo farà rallentando le tempistiche dell'imperatrice, perché è ovviamente una persona che dovrà riflettere, dovrà compiere delle scelte inerenti a cosa dirvi, come ripresentarsi da voi, nel caso in cui sia una persona impegnata, in riferimento, scelte in riferimento appunto alla persona che ha al suo fianco, non sul lasciarla o meno, perché non si sta parlando di una chiusura, ma su come poter agire nel migliore dei modi per evitare discussioni. Però è una persona che ha vissuto e vivrà un momento di grande spaesamento, senza di voi. Quindi ha proprio intenzione ovviamente di portare, vedete, sviluppo in riferimento al vostro rapporto. Quindi sicuramente questa persona vi ricercherà e ovviamente lo farà proprio perché gli mancate, vi sta pensando tanto e ovviamente vi penserà altrettanto, soprattutto proprio ovviamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Tra l'altro l'abbinamento imperatrice 7 di coppe rappresenta proprio la felicità affettiva, quindi una scelta ponderata nel tempo sicuramente, ma ovviamente giusta, cioè qualsiasi movimento questa persona vada a fare sarà un movimento ovviamente di successo. Attenzione però, vi ripeto ragazzi, alle tempistiche, perché il 7 di coppe parla comunque di un ciclo che si deve ancora compiere e va a rallentare le tempistiche veloci ovviamente dell'imperatrice, proprio per quanto riguarda il sentirvi. D'accordo? Quindi sicuramente, vi ripeto, questa persona vi ricercherà, ma a seguito di una reale, diciamo, riflessione profonda, interiore, grazie proprio a questo, diciamo, sentimento, a questo sentire molto nostalgico, di tristezza che questa persona prova e proverà soprattutto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, nell'essere obiettivamente appunto lontana da voi. Dunque, vediamo ovviamente in posizione appunto centrale come ovviamente andrà avanti questa storia, quindi come procederà dopo questo, diciamo, ritorno da parte di questa persona. Qui abbiamo il 2 di bastoni e qui abbiamo l'8 di spade. Allora, l'8 di spade, a differenza del 7 di spade, non parla di reali difficoltà, se non ovviamente paure. L'abbiamo detto, ragazzi, questa è una persona che tende veramente a lasciarsi molto bloccare dalle paure, una persona molto timorosa nei confronti del futuro, dell'amore, della vita, è una persona che prima di agire pensa, ripensa 150.000 volte e nemmeno bene, perché abbiamo detto che comunque spesso sono, diciamo, pensieri molto superficiali, non va a fondo nelle situazioni, deciderà finalmente di ritornare riflettendo in riferimento a ciò che è accaduto fra di voi, perché gli mancate. Una volta ovviamente ritornata, questa persona sicuramente mostrerà un atteggiamento molto, vedete, più propositivo, molto più forte, se vogliamo determinato. 2 di bastoni, vedete, sta cercando di in qualche modo appunto raggiungere la vetta,
procederà piano, ovviamente lentamente, perché vedete ha paura comunque sempre di cadere, quindi sempre le sue ovviamente paure in primo piano. E qui abbiamo l'otto di spade, cioè una persona che si farà comunque ancora rallentare, ovviamente, anche proprio nel ritornare da voi, da paure, timori, perplessità, dicerie, malelingue. Nel caso in cui, per esempio, il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, questa persona comunque ha paura e avrà paura in qualche modo di, per esempio, vedervi di più, sentirvi di più, proprio perché questa persona teme ovviamente che qualcuno possa scoprirvi, e anche solo il pensiero che qualcuno possa scoprirvi obiettivamente lo manda in crisi. Quindi questa è la classica persona perennemente spaventata, questa è una persona che ha paura di vivere, è la classica persona che ha paura, vi ripeto, come vi dicevo a inizio stesa, di affrontare momenti anche duri, difficili, difficoltosi della sua vita. È una persona che ha paura, tanto otto di spade, del giudizio degli altri, perché vi ripeto, l'otto di spade rappresenta parole sentite, giudizi appunto negativi, pettegolezzi sul suo conto da parte di terze persone. Quindi è una persona che ovviamente, come tipico delle persone molto superficiali, tende a dare troppo peso al giudizio degli altri, al giudizio che gli altri hanno su se stesso, proprio perché evidentemente lui non ha un giudizio su se stesso, è una persona troppo immatura. Ecco che quindi questa persona, diciamo che comunque avrà ancora un atteggiamento un po' altalenante. Il due di bastoni parla comunque di, diciamo, un atteggiamento molto più concreto, di propositività, cioè questa persona, vi ripeto, tornerà da voi proprio con la voglia e l'intenzione di in qualche modo rivedervi, di risentirvi, di riallacciare il rapporto, questo sicuramente. È chiaro che però questa persona lo farà con alti e bassi, quindi mostrando ancora le sue fragilità. Non sono carte di chiusura, non sono carte di allontanamento definitivo. Qui un tentativo c'è da parte di questa persona, però vi ripeto, questa è una persona che, pur cercando il due di bastoni con voi, cioè l'unione, la collaborazione, il ritorno, il riequilibrio di una situazione diciamo difficile, ecco che questa persona si lascerà a volte ancora andare a momenti di spaesamento, turbamento, di affanno proprio emotivo e interiore. Attenzione che questo abbinamento, due di bastoni, otto di spade, potrebbe essere inerente alla gelosia. Cioè questa è una persona che, nonostante per sua scelta sia rimasta sino ad ora ovviamente lontana da voi, possa essere comunque gelosa di ciò che voi possiate aver fatto in questo periodo di lontananza, e obiettivamente è una persona che teme rivali. Quindi teme anche che voi possiate essere invece interessate a qualcun altro. Perché il due di bastoni, soprattutto accanto all'otto di spade, ci parla di momenti di inquietudine, di dubbio e di incertezza dovuti a forti crisi di, diciamo, gelosia, sospetto e rivalità. Quindi teme che ci sia in realtà un'altra persona che possa in qualche modo prendere il suo posto. Quindi è una persona che molto spesso si troverà dinanzi a voi ancora con un atteggiamento un po' altalenante. D'accordo? Attenzione a un altro particolare, questo abbinamento parla anche di invidia. Questa persona potrebbe manifestare dell'invidia nei vostri confronti. Invidia di cosa? Della vostra forza, del vostro coraggio, del vostro sette di bastoni, del vostro sapervi difendere. Vi ripeto, voi siete totalmente opposte a lui. Sa che voi siete diverse e invidia questo meraviglioso lato del vostro carattere. Inoltre, ragazzi, l'otto di spade parla anche di dure critiche che questa persona potrebbe ricevere,
critiche che in realtà potrebbero comunque dispiacergli e ferirlo da parte vostra, perché obiettivamente vi dicevo che voi avete questo 7 di bastoni e fate bene. Sicuramente voi a questa persona farete un bel discorsetto, o diretto o con battute molto pungenti, perché l'8 di spade parla appunto di critiche pungenti che in qualche modo voi potreste muovere a questa persona portandogli o cattive notizie, quindi magari diciamo rifiutando anche questo suo tentativo di ritorno oppure rallentandolo, cioè voi potreste dimostrarvi comunque anche voi soprattutto sulla difensiva, proprio per proteggere voi stesse, ma in particolar modo perché andrete a notare un atteggiamento comunque ancora non sereno e non pulito da parte di questa persona. Quindi sicuramente i tentativi di questa persona ci saranno, 2 di bastoni, cercherà di ritornare, cercherà di riaffacciarsi alla vostra vita e lo farà perché gli mancate, perché vi pensa, perché vi desidera. Ma ovviamente qui con questo 8 di spade voi potreste proprio riservare a questa persona comunque delle parole di un certo peso che potrebbero comunque ferirlo, non allontanarlo, però semplicemente ferirlo. Persona che però, vi ripeto, con questo 8 di spade torna non serena, manifestando ancora delle paure, vi ripeto, delle tensioni interiori, quindi una persona anche magari gelosa di un'altra persona che potrebbe ronzarvi attorno, oppure una persona proprio invidiosa della vostra forza, del vostro coraggio. Quindi sicuramente questa persona non avrà vita facile, questa scalata per tornare da voi non sarà così facile, perché l'8 di spade blocca. Quindi l'8 di spade parla anche di piccole discussioni che ovviamente potrebbero esserci tra voi e questa persona, anche per esempio in riferimento a queste paure che lui ha circa, per esempio, nel caso in cui sia una persona impegnata, il fatto che altre persone possano scoprirvi, cioè voi potreste essere stanche per esempio di queste sue paure, di queste sue eccessive precauzioni, cioè potreste veramente essere stanche di avere di fronte a voi una persona così debole, d'accordo? Così fragile. Di conseguenza, obiettivamente, voi potreste non risparmiare critiche da questa persona, potreste avere la lingua lunga e tagliente, ma perché vi renderete conto che questa persona comunque la porta troppo per le lunghe, quindi non sarete disposte ad accogliere e riaccogliere a braccia aperte immediatamente questa persona. Però chiaramente come risposta alla domanda, questa persona comunque pur essendo ferma ad oggi tornerà, sì, assolutamente sì, perché c'è la carta del pensiero, della nostalgia, della malinconia, perché voi gli piacete molto, ma è una persona che ha bisogno ancora di affrontare un certo percorso che rallenta, vi ripeto, la velocità dell'imperatrice, quindi è una persona che deve ancora fare i conti con la propria interiorità, farà un tentativo sicuramente molto importante di ritorno da voi, vi ripeto, anche in maniera molto concreta con questo 2 di bastoni, però vi ripeto bloccato da questo 8 di spade che è rappresentato chiaramente da sue paure o comunque anche da un vostro atteggiamento diciamo piuttosto duro, giustamente duro, non più disposto ad accettare al vostro fianco evidentemente una persona che non vi saprà evidentemente dare le giuste spiegazioni, cioè quello che questa persona vi dirà evidentemente non riuscirà a soddisfarvi, d'accordo? Quindi ci sono diciamo degli alti e bassi successivi chiaramente poi a questo tentativo che farà ovviamente questa persona, ma perché voi non vi fiderete abbastanza di questa persona e sarete obiettivamente un po' stanche, vi ripeto, di questa incapacità proprio caratteriale di questa persona di prendere in mano le situazioni, cioè evidentemente capirete che tipologia di persona è, però la carta della pianificazione c'è, quindi questa persona chiaramente
vi ripeto, vuole collaborazione e comunque farà di tutto per riuscire a chiaramente ritornare da voi e avere un rapporto ovviamente migliorato con voi, però sicuramente la sua scalata, vedete, non sarà assolutamente semplice. Ragazzi, d'altronde siamo ovviamente partiti da un soggetto che non è più tornato per motivazioni sicuramente realistiche, ma dovute innanzitutto a una enorme superficialità, quindi una persona che di lavoro su se stessa ne deve fare. Ora, a questo punto vediamo che cosa vi viene consigliato dagli arcani. 5 di spade e la carta dell'appeso. Allora ragazzi, vi viene consigliato in maniera direi altrettanto severa, 5 di spade, di obiettivamente porre un freno, un limite ai vostri desideri, alle vostre, diciamo, fantasie, immaginazione in riferimento, diciamo, a questa persona, proprio perché obiettivamente, vi ripeto, questa è una persona che sì, sicuramente farà un tentativo perché, vi ripeto, gli mancate, ma obiettivamente è una persona che, come vi ho detto sino ad ora, è ancora molto immatura e instabile. Ovviamente gli arcani vi consigliano di mettere una sorta di barriera protettiva tra voi e questa persona, con questo ovviamente 5 di spade, per chiaramente evitare che questa persona ovviamente possa in qualche modo ancora ferirvi. Quindi è una carta, diciamo, piuttosto severa, che però a mio avviso ovviamente è a ragion veduta in questo caso, perché vi consiglia proprio di corazzarvi ovviamente e in qualche modo di non lasciarvi andare a pensieri negativi in riferimento a questa situazione, proprio perché è una situazione provvisoria, l'appeso, quindi sono solo nuvole provvisorie, è una situazione transitoria di difficoltà che però poi andrà, vedete, a migliorare, perché qui c'è il sorgere del sole. Quindi obiettivamente la situazione poi andrà a rischiararsi, quindi sicuramente questa persona troverà le forze, comunque la capacità anche di guardarsi dentro, però ovviamente le tempistiche sono lunghe, è un percorso che lui e soltanto lui ovviamente deve compiere con se stesso, in riferimento a se stesso, a prescindere dalla vostra presenza nella sua vita. Di conseguenza le carte vi danno un consiglio quanto mai intelligente: andate avanti voi per la vostra vita e ovviamente cercate di, diciamo, non fermarvi, vedete, a in qualche modo pensare troppo, fantasticare troppo su un ritorno romantico, ovviamente da classica favola da parte di questa persona, bensì di guardare lucidamente spade al comportamento che questa persona ha avuto sino ad ora, cioè un comportamento legato al non ritornare obiettivamente da voi nonostante delle aspettative, per, diciamo, una situazione comunque interiore che ovviamente ci porta, vi ripeto, a pensare, a ribadire che questa sia una persona molto immatura e ovviamente molto infantile, che voi non meritiate sicuramente. D'accordo? Quindi il consiglio è non lasciatevi destabilizzare da questa persona, anche ovviamente quando questa persona tornerà e vi richiamerà, cercate comunque di mettere un freno ai suoi tentativi in qualche modo di recuperare il recuperabile, perché questa persona deve innanzitutto guardarsi dentro e deve innanzitutto crescere. D'accordo? Quindi quello che vi viene consigliato molto probabilmente è proprio questo 8 di spade, cioè cercate di avere il più possibile un atteggiamento lucido, spade, lucido e razionale, che tenga questa persona a una certa distanza in modo da non lasciarvi fagocitare nuovamente dalla sua confusione. Non lasciatevi distrarre, dice il 5 di spade, in riferimento alla vostra strada. Andate avanti per il vostro cammino, per la vostra vita. Ponetevi degli obiettivi al di là di questa persona. Non lasciatevi, vi ripeto, fagocitare dalla confusione di questa persona. Non lasciatevi destabilizzare.
Quindi cercate di creare proprio una barriera tra voi e questa persona. Perché, vi ripeto, queste difficoltà, l'appeso, saranno soltanto delle difficoltà ovviamente provvisorie, delle difficoltà che ovviamente anche la natura ci sta in qualche modo suggerendo. È tornato il sole, finalmente, appunto, anche qui si sta rischiarando, quindi obiettivamente, effettivamente il destino, il principio di sincronicità vuole a maggior ragione che sia chiaro per tutti che obiettivamente questa situazione andrà a migliorare, quindi tornerà il sole. Ecco che obiettivamente questa è una situazione solo transitoria. Vi ripeto, l'appeso parla di qualcosa che ovviamente il karma deve porvi di fronte dinanzi a voi, quindi è un momento critico che deve vivere questa persona, ok? Ed è un distacco che evidentemente voi dovete vivere da questa persona, fa parte, ragazzi, del vostro percorso karmico, affinché entrambi, voi e lui, capiate appeso qual è la strada giusta da percorrere. L'appeso parla di una riflessione molto profonda in riferimento ad una situazione che ovviamente fa parte del percorso karmico di entrambi e che dovrà portare ad un cambiamento fondamentale. Qual è l'arcano che segue l'appeso? L'appeso è il 12° arcano. Il 13° arcano, l'arcano senza nome, la morte, quindi il cambiamento radicale. Quindi a seguito di questo momento critico ci sarà per voi e per lui un enorme cambiamento. Un cambiamento radicale di vita. Tutto questo rappresenterà il rinascere a nuova vita, la morte. Quindi voi rinascerete, voi e lui. Starà a voi e a lui ovviamente decidere, scegliere se rinascere insieme oppure ognuno per la propria strada. Mi raccomando, 5 di spade, non lasciatevi distrarre e fagocitare da questi pensieri, problematiche, insicurezze, gelosia, rivalità, dubbi, confusione, di cui questa persona è piena, proprio perché obiettivamente voi avete la vostra strada e dovete portarla avanti. D'accordo? Quindi questo momento sarà per voi di ispirazione fondamentale, interiore, perché voi penserete tanto, a differenza di lui ovviamente, e riuscirete a guardarvi dentro, perché la carta dell'appeso parla di forte momento introspettivo, per cui capirete se è il caso di procedere comunque con questa persona, accettando il suo ritorno, perché vi ripeto che qui ci sarà, oppure se cambiare completamente strada, la morte. D'accordo? Quindi queste sono, vi ripeto, delle situazioni fondamentali obbligate nel vostro percorso karmico, sia nel suo che nel vostro, perché vi porteranno ad un fondamentale cambiamento e per voi e per lui. Ovviamente a seguito di questo cambiamento deciderete se procedere insieme oppure per strade separate, perché voi avete proprio bisogno di evidentemente anche voi vedere il vostro sole finalmente rinascere. Di conseguenza vi ripeto, state tranquille perché sono solo, diciamo, dei momenti, sono delle difficoltà momentanee che assolutamente sono destinate ovviamente a passare, ma dovrete poi decidere voi se, diciamo, tutti questi sacrifici, pensieri che avete rivolto a questa persona sino ad ora sono stati utili oppure se è il caso invece di cambiare direzione, d'accordo? Quindi questo momento sarà per voi importante perché rappresenterà una svolta fondamentale, d'accordo? Tra l'altro l'appeso può anche proprio parlare di un cambiamento di partner. Una delle definizioni classiche appunto dell'impiccato, dell'appeso, è che l'allontanamento da parte di una persona per voi cara servirà a riflettere e ovviamente a maturare. Questo servirà sia a lui che anche a voi, d'accordo? Quindi voi potreste proprio decidere di cambiare partner o comunque ovviamente di dedicarvi completamente ad altro.
d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente i prossimi mesi saranno molto importanti, vi ripeto, sia per voi che per lui, proprio perché qui c'è un tentativo di ritorno da parte di questa persona, ma questo ritorno comunque, diciamo, sarà per voi un momento importante per poter iniziare a riflettere, a decidere sulla reale ed effettiva importanza che questa persona può avere nella vostra vita in futuro, d'accordo? Quindi sicuramente per voi sarà un momento molto molto importante proprio per riuscire a capire obiettivamente che cosa farne di questa storia e ovviamente anche di questo ritorno che ci sarà. Però ovviamente a mio avviso voi porrete i giusti paletti, perché questa è una persona che chiaramente si è comportata comunque male, d'accordo? Quindi il sole tornerà, guardate bene questo meraviglioso appeso, ritornerà. Quindi non dovete assolutamente preoccuparvi, servirà per guardarsi dentro, un momento introspettivo e finalmente decidere quale strada prendere, se accettare il ritorno di questa persona oppure se procedere appunto da sole per la vostra direzione. Servirà molto alla vostra vita questo, È un momento obbligato del vostro percorso karmico, vi servirà proprio per ovviamente, evidentemente cambiare anche strategie d'amore e cambiare proprio magari amore. Dunque ragazzi, ovviamente come sempre questa stesa termina qui, mi raccomando, andate avanti per la vostra vita, voi avete un percorso da fare, a prescindere da questa persona, un percorso che si chiama vita, d'accordo? Quindi ovviamente ragazze, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, anche se voi ovviamente lo siete abbondantemente rispetto a questa persona che di coraggio abbiamo visto ne ha particolarmente poco e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto.